Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento abbastanza serio che mi ha aiutato tantissimo nella mia vita e quindi volevo condividerlo con voi ed è un po' un trick, tra virgolette, un'esperienza di vita a cui sono arrivato da solo. La maggior parte delle cose che comunque le persone insegnano sono cose che a loro volta gli sono state insegnate o che comunque hanno cambiato la vita. E invece questa è una banalità, un esercizio molto semplice ma che ha secondo me un effetto enorme che ho un po' inventato da solo. Magari esiste già, magari è una banalità, però diciamo che non me l'ha detto nessuno di farlo. Semplicemente durante il mio percorso di crescita interiore ho notato che era la cosa giusta da fare e ho notato che l'effetto di questo esercizio mi ha veramente stravolto e mi ha aiutato tantissimo e continua a aiutarmi, perché è un esercizio da fare ogni tot per un tot di tempo, quindi non è necessario farlo per sempre, però veramente gli effetti sono incredibili, soprattutto per quelle persone che hanno magari avuto un trauma, quelle persone che hanno vissuto un'esperienza difficile nella vita, quelle persone che hanno dell'ansia o che magari vivono in un certo modo. Veramente è una cosa che può aiutare. Ovviamente non è un sostituto comunque a una buona routine, a un percorso di crescita interiore, magari lo yoga, la meditazione o anche a volte a contattare un esperto o anche chiedere aiuto alle persone, però questo, se siete nel percorso interiore e volete arrivare alla versione migliore di voi stessi, secondo me ogni essere umano dovrebbe fare questo esercizio almeno una volta. Perché se c'è una cosa che ho capito dal punto di vista della crescita interiore è che la responsabilità, prendersi responsabilità soprattutto per come vivi te la vita, è una delle cose che ti rende più libero e più potente su tutto. Se sei responsabile di tutto, soprattutto di come fai esperienza della tua vita all'interno di te, anche indipendentemente da quello che succede fuori, automaticamente puoi scegliere consciamente e consapevolmente che esperienza avere e quindi avere veramente la vita come la preferisci. E una delle cose che mi sono accorto nel momento in cui ti prendi responsabilità è: ok, va bene tutto quello che mi hanno insegnato, ma io personalmente mi guardo un attimo dentro, faccio un attimo introspezione e dico: ok, ma cosa posso fare per migliorare, per arrivare al livello successivo, per togliermi questi blocchi? E ho notato che avevo tanti blocchi nel passato. Lo yoga, il mio percorso interiore, mi ha aiutato pian piano a distruggere un po' questa mia identità, questo mio ego, e pian piano ricostruirlo in modo consapevole. Sto tuttora facendo questo processo e richiederà tanto tempo, ma ho iniziato sicuramente col botto, perché ho avuto veramente un periodo giù e strano e mi sono ricostruito veramente a fatica, ma piano piano ce la sto facendo ed è sempre meglio. E quindi questo esercizio è proprio il frutto di me stesso, che mi guardo dentro e dico: ok, ecco cosa devo fare. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, è venuto a trovarmi anche Mr. World Finland, quindi a breve vedrete un video con lui, probabilmente sui profumi o altro, non lo so, vedremo come fare. Tra l'altro mi sono appena arrivati anche dei nuovi profumi, una delle mie passioni di cui parlo, della cura di sé, crescita personale, quindi sono partito dal mondo della moda e della recitazione, comunque che tengo in ogni caso, però per poi puntare anche a un ambito di crescita sia esteriore, quindi anche comunque beauty, cura di sé, ma poi anche crescita interiore. Quindi sono passato veramente dopo il Covid ad avere questa esperienza di crescita personale che mi ha portato a una crescita interiore, a guardarmi dentro per capire come arrivare alla versione migliore di me stesso. E i social sono il luogo dove documento questo mio percorso e cerco di aiutare più persone possibili a fare lo stesso. Quindi qua condivido tutte le mie esperienze. E questa mia esperienza è un esercizio che io mi metto una volta al mese. Io una volta al mese ho una routine mensile che inizio il primo del mese con tutti i miei vari esercizi, cose da fare di mantenimento. Può essere come un semplice risistemare la stanza, a cambiare, non so, la testina del dentifricio, può essere mille cose, ma anche cose invece più introspettive. Quindi ad esempio vado a rivedermi gli appunti di un libro che mi sono letto in passato, oppure vado a aggiornare il budget mensile, a mandare le fatture che non ho mandato. Quindi è un po' un recap e backup di varie cose che sto facendo, aggiornare i prodotti, varie cose. Comunque vi lascio in descrizione un video in cui faccio vedere la mia routine, esattamente qual è il mio modo per essere così produttivo. C'è un libro anche molto bello, si chiama Getting Things Done, che ti aiuta proprio a creare questa routine. E uno degli esercizi che invece mi sono posto e mi sono messo di introspezione a livello settimanale è quello di ogni tanto mi faccio delle domande, quindi ogni tanto mi viene in mente: ma è giusto quello che sto facendo? Voglio arrivare lì? Oppure ma che contenuti dovrei fare per arrivare meglio? Oppure qualsiasi tipo di domanda me la scrivo nelle note e una volta a settimana rispondo. Quindi mi prendo il lunedì per rispondere, e anche questo è un esercizio che mi ha aiutato molto. E questa è la prima parte, quindi proprio domande e introspezione. Facendosi le domande giuste si possono ottenere le risposte giuste, quindi è veramente importante nel proprio percorso
imparare a farsi le domande e prendersi del tempo per rispondere. Quindi ogni tanto durante la settimana, quando ho delle domande importanti che voglio fare, me le scrivo e poi il lunedì mi metto lì, di solito verso sera, e mi prendo anche, non ho una quantità di tempo, mi prendo del tempo per rispondermi. E questa cosa mi aiuta veramente anche in temi un po' più difficili o cose che invece ogni tanto vengo lì, ho dei dubbi, è il mio percorso, è giusto, è non giusto, cosa fare, cosa non fare, come migliorare la mia situazione, eccetera. Ma l'esercizio su cui invece volevo concentrarmi in questo video è un esercizio di paura ed è come combattere le proprie paure. Io mi sono scritto inizialmente 12 mie paure, quindi un progetto di un anno, e ogni mese mi mettevo a combattere una paura. Sembra una cavolata, sembra una cosa esoterica, strana, eccetera, ma ho notato che collegata alla nostra paura, alle paure anche più semplici, in realtà c'è veramente qualcosa di più profondo, qualcosa che poi è collegato a tutto il resto, la mente è collegata alle emozioni, le emozioni collegate al corpo, il corpo collegato all'energia, e quindi crea un po' tutta una catena che in realtà va a creare proprio dei blocchi che ti bloccano in qualsiasi cosa. Quindi se riesci veramente a sbloccare anche una piccola semplice paura, in realtà magari ti ritrovi sbloccato un trauma che pensavi neanche di non avere, e quindi ti sblocca automaticamente tutto un fiume che inizia a diventare sempre più in piena. E io ho notato questo esercizio, ormai sono al 10° mese su 12, e mi ha veramente cambiato la vita, perché ogni mese, anche semplicemente con pochissima pratica, vado veramente a sbloccare sempre più parti di me, e noto che veramente meno ho paura e più mi si sbloccano cose, più sto meglio, più mi riesco a lasciare andare al momento presente, e più sono presente e più tutto il resto ovviamente inizia a diventare consapevole e inizia a migliorare tutto. Come faccio? Ovviamente ci sono delle cose più pratiche che potete fare, ma quello che ho fatto io è semplicemente partire dal presupposto che la paura è data da qualcosa che non conosciamo. Quindi se vuoi combattere una paura, devi imparare a conoscere quella cosa. Le persone hanno paura di quello che non capiscono. Quindi io mi sono segnato le mie 10-12 paure e ho fatto una lista anche delle priorità, quindi sono partito dalle paure più, leggere, come per me possono essere, io mi sono segnato ad esempio le verdure. Io ho sempre avuto la fobia delle verdure fin da quando sono piccolo, e ho iniziato a fare un percorso per toglierle. Gli squali, ho sempre sognato gli squali, e non so perché. Io ho fatto nuoto agonistico per 12 anni e ho sempre avuto un po' questa fobia dello squalo. Oppure può essere cose come la paura degli sconosciuti, quindi la paura magari di andare e trovare dei delinquenti pericolosi, per poi arrivare a paure addirittura un po' più complesse, come la paura di essere dimenticati, la paura delle altezze, la paura di perdere tempo, complessi di inferiorità, la paura di deludere le persone, di fare le decisioni sbagliate, per poi arrivare, secondo me, la 12ª dovrebbe essere un po' la paura che è un po' la madre di tutte le paure, probabilmente arriveranno tutti a scrivere questa, ed è la paura della morte. E cosa faccio per combattere queste paure? Allora, innanzitutto, se ci sono dei metodi più pratici, li faccio. Quindi una volta al mese, quando ho questa routine, mi metto lì e dico: ok, questo mese devo combattere la paura degli squali. Che cosa fare? Come vi ho detto, io approccio la cosa semplicemente io ho paura di quello che non capisco, dell'ignoto, e quindi che cosa faccio? Cerco di capire quella cosa. Quindi ovviamente se posso fare qualcosa a livello più pratico, la faccio. Se ad esempio gli squali, vado a vedere gli squali all'acquario, mi guardo un documentario sugli squali, leggo un libro sugli squali sono un esempio. Faccio qualcosa che mi fa capire e conoscere di più gli squali. Quello che io personalmente ho fatto per la maggior parte di queste paure è fare delle ricerche, quindi come prima cosa cercare online video, articoli, documentari, podcast, qualsiasi cosa sull'argomento per tutta la durata del mese che mi potessero far conoscere di più quell'argomento. E voi non avete idea di quanta paura pian piano si dissolve nel momento in cui impari qualcosa su un argomento. È come se quella paura fosse del buio, e quando tu, invece che scacciare il buio, semplicemente inizi pian piano ad accendere sempre più luce, a fare chiarezza sull'argomento, e quando la luce è accesa il buio non ti fa più paura, e ti accorgi che quella cosa di cui avevi paura in realtà non era l'oggetto in sé nascosto nel buio, ma era semplicemente il buio, il fatto di non conoscere. Oppure ad esempio per questioni un po' più difficili come può essere la morte, io mi sono comprato un libro, quindi può essere anche un libro, Death di Sadhguru, oppure degli esercizi, ad esempio al momento in cui c'era da avere la paura sulla altezza, ci sono degli esercizi che ho imparato a fare, oppure cose, addirittura dei video, delle cose pratiche, dei corsi che si possono fare. Quindi ogni mese mi metto lì e faccio qualcosa. Altra cosa stupida, dopo aver finito tutto questo, a fine mese mi metto lì e chiedo a ChatGPT, letteralmente all'intelligenza artificiale, dammi dei consigli per combattere questa paura, e mi dà veramente dei consigli pazzeschi. Oppure puoi farlo a inizio mese, e dopo gli chiedo altri consigli e lo chiedo per 2 o 3 volte finché non ho veramente chiaro come combattere la paura, che cosa fare, poi imparo tutto su quella paura
e se posso faccio anche degli esercizi pratici su quella paura. E in un mese, per alcune persone ovviamente ci vuole più tempo, però veramente anche solo la base di mettersi lì e concentrarsi su uno di questi problemi e mettere un po' di attenzione e energia, emozioni, corpo e mente tutti concentrati sul risolvere un determinato problema che in realtà, come vi ho detto, è la base magari di tanti altri problemi che neanche ce ne accorgiamo a livello di subconscio. Se direzioni tutte le parti di te su un'unica cosa, il potenziale umano è pazzesco e quindi vai veramente a sbloccare questa cosa. Anche semplicemente il fatto di concentrarci anche a livello di subconscio, non serve neanche per forza a volte farlo, ma anche solo il fatto di pensarci più spesso, dire ok, sto combattendo la mia paura delle verdure e quindi per questo mese ogni volta che in realtà vedo le verdure ci penso e ho più coraggio nel provare a fare le cose. Quindi magari testi anche qualcosa in più. Ma queste sono le cose che io ho fatto, quindi anche se vi sembrerà una cavolata e dici sì ma io non posso combattere una mia paura così estrema con degli esercizi a casa, ok, ci sono magari dei percorsi più profondi o magari se avete delle paure più profonde contattate anche qualcuno che vi può aiutare, però come esercizio base questa cosa qui è stata potentissima per me e mi sta aiutando tantissimo. Quindi scriversi le paure, una volta al mese prenderne una, fare delle ricerche su come combatterla, imparare su quella paura, fare corsi, podcast, eccetera, tutto il possibile imparare di quella cosa e poi fare anche degli esercizi pratici se si può, questa cosa può aiutare molto. Corsi o altro, seminari, quello che c'è. E in caso prolungare anche la cura per più tempo se è una cosa che richiede più tempo. Ma ad esempio io ho la paura dei miei squali, adesso io so che, esempio stupido, gli squali in realtà sono super carini, non vogliono fare del male a nessuno come tutti gli animali, muoiono veramente pochissime persone al mondo per gli squali e tutta questa fobia in realtà dataci da Hollywood e dal film dello squalo partito tutto da lì è veramente una cosa assurda e adesso ad esempio lo squalo io lo trovo super affascinante, quindi in realtà questa fobia può diventare anche un interesse o addirittura una passione. Quindi ragazzi, fidatevi, provate questo esercizio, fatemi sapere nei commenti poi come va, qual è una delle vostre paure, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram se volete darmi un supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!